Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere che cos'è la sezione Startup nell'exchange Gate.io. Praticamente è la versione del Launchpad che possiamo trovare su Binance, con alcune piccole differenze che andremo ad analizzare in questo video. Adesso andiamo a vedere che cos'è questa funzione Startup, perché è conveniente poterla utilizzare, che possibilità ci sono di guadagno, ovviamente dopo la sigla. Siamo sull'exchange Gate.io e andiamo a vedere come partecipare alla sezione Startup. Questa sezione che viene chiamata Startup è un po' come la versione del Launchpad che possiamo trovare su Binance, ovvero in cambio di un contributo per sovvenzionare, in questo caso una startup, un progetto, ci verranno riconosciuti dei token che verranno poi a loro volta listati direttamente sull'exchange Gate.io. Come già accade su Binance per la maggior parte dei progetti raccolti tramite il Launchpad e poi una volta listati riescono ad ottenere un incremento di valore notevole, quindi riuscire ad accaparrarsi prima un quantitativo di token a un prezzo di lancio per poi rivenderli anche solo dopo il listing, non appena hanno raggiunto un target price un pochino più alto di quello di acquisto, potremo ottenere già un ottimo guadagno. Per accedere a questa prevendita ovviamente bisogna avere un account attivo sull'exchange Gate.io e il KYC attivato. Mi raccomando, prima di poter partecipare verifichiamo un attimo le caratteristiche per poter accedere, come ad esempio alcune prevendite, anzi la maggior parte, richiedono almeno di essere VIP livello 1. Allora supponiamo di avere un account già registrato su questa exchange. In alto a destra nella sezione Hot Startup clicchiamo col tasto sinistro del mouse e si apre questa schermata dove noi possiamo andare a vedere, a scorrere questa pagina e trovare tutti i progetti disponibili. Abbiamo i progetti in corso e i progetti terminati. Per ottenere comunque il VIP livello 1, come abbiamo già visto nel primo video, ma ve lo faccio vedere anche in questo momento, VIP livello 1, bisogna detenere 100 token dell'exchange, quindi 100 token GT all'interno del nostro portafoglio e holdare questo token, oppure avere una movimentazione nei 30 giorni di 1.5 bitcoin di trading. Comunque, arrivati a questa schermata, andiamo sulle startup in corso, clicchiamo sulla prima che ci capita tanto per farvi vedere come funziona e si apre questa schermata dove vediamo il nome del progetto X Protocol, obiettivo che si pongono 50.000 USDT, orario di inizio 9/11/2021 alle ore 18 UTC, orario chiusura 10/11/2021 alle ore 18 UTC. Qua sotto abbiamo il countdown dove fa vedere l'inizio della vendita. Per partecipare, come vedete, bisogna essere registrati su Gate.io. Dopo aver fatto l'accesso bisogna verificare l'identità, assicurarci di avere un saldo sufficiente della valuta supportata, in questo caso USDT, per andare ad acquistare il token in prevendita, firmare e registrarsi alla vendita e restare poi in attesa dell'apertura della sale. Qui poi abbiamo la descrizione del progetto, diciamo un riassunto. Poi abbiamo i dati un pochino più dettagliati, quindi il nome del progetto, protocollo X, il simbolo del token, la max supply, il tipo di token, se è un BEP20, ERC20 e anche su Polygon, il contratto, abbiamo la distribuzione, quindi la tokenomics e in fondo il sito del progetto di riferimento e anche il link al white paper. Per partecipare in questo caso bisogna essere VIP 1 superiore, il minimo di USDT che possiamo destinare al progetto sono 20 USDT, dove possiamo ottenere 13 token. All'apertura della sale ovviamente verrà disponibile un tastino dove noi cliccando si aprirà la schermata dove potremo andare a piazzare il nostro ordine di acquisto. In questo caso il minimo di deposito per effettuare un ordine è di 20 USD e una copia, ovvero con 20 USDT ci verranno dati 13.3 pot.
tot. E questo è il totale delle copie che si possono acquistare come massimo, ovvero al massimo 32.500 token circa. Quindi una volta che aperta la sale abbiamo rispettato tutti questi requisiti, andiamo su effettua l'ordine e come vedete si apre questa schermata dove noi possiamo spendere 20 USD per una copia uguale 13.3 pot come abbiamo visto prima, valuta USD. Qua sotto dobbiamo indicare il quantitativo di copie che vogliamo acquistare, ad esempio 1, 10, in base alla nostra disponibilità economica in USDT. Una cosa importante, non possiamo ad esempio mettere 1.5 copie, 2.5 copie, devono essere copie a numeri interi, quindi una copia, oppure 2 copie, 3 copie, 4 copie, 10 copie, 50 copie, ma mai suddividerle. Una volta finito la raccolta fondi, una volta acquistate le nostre valute in prevendita, le ritroveremo alla voce order startup, verranno accreditate in questo portafoglio. Andiamo a vedere un attimo dei progetti già conclusi, come sono andati. Ad esempio clicchiamo su Sator, vediamo che ha avuto successo, quindi ha raccolto anche di più di quello che si sono prefissati. Il prezzo del token in alcuni casi viene scritto, ma poi basta. Andiamo a vedere se c'è scritto nella descrizione quanto costa il token, in questo caso 0,04. Andiamo a vedere come si è comportato al lancio, quindi 0,04. Il nome del token è SAO. Ci spostiamo su mercati, market price, clicchiamo SAO, perfetto, e andiamo a vedere come si è comportata. Vedete che durante il lancio ha avuto praticamente un picco. Ricordiamo che è stata acquistata 0,04 e durante il listing ha toccato i 3.22, quindi da 0,04 chi è entrato in prelancio e l'ha venduta ad esempio al picco ha totalizzato un guadagno pazzesco. Praticamente c'è stato un incremento di 80 volte il prezzo di acquisto. Quindi vedete che anche in questo caso, proprio come accade su Binance, acquistare in prevendita un token può portare un enorme vantaggio sul mercato e un grande guadagno. Una differenza con il Launchpad di Binance è che su Gate.io, partecipando alla startup, abbiamo il minimo da investire, sappiamo con quel minimo che andiamo a depositare, a destinare alla vendita, quanti token ci verranno dati rispetto alla quantità di token che ci vengono dati secondo dei calcoli in base alla media dei BNB detenuti che possiamo avere sul Launchpad di Binance. Quindi una piccola differenza che secondo me va a vantaggio di Gate.io. Come vedete nella maggior parte delle startup si può depositare USDT, però ad esempio se andiamo su questa startup vedete che come obiettivo ha 16.667 DAO e invece di avere USDT. Clicchiamo sopra questa startup e andiamo a vedere che cosa significa. Per partecipare a questa raccolta fondi, ad esempio, non bisogna essere VIP 1, VIP 2 o superiore, ma basta andare a bloccare per 10 giorni una valuta che si chiama DAO. DAO Maker ha un valore attuale di 2,70 € nel momento in cui registro il video e si può acquistare ovviamente su Gate.io principalmente, KuCoin, OKX e Uniswap. Inoltre non basta detenere DAO per 10 giorni per acquistare il token solamente, infatti bisogna per accedere alla prevendita non essere un VIP livello 1, livello 2, ma ci basta bloccare per 10 giorni DAO solo per avere l'accesso. Poi, come abbiamo visto prima, si aprirà il tastino per l'acquisto e in questo caso non useremo USDT e neanche DAO come valuta di acquisto, ma useremo USDG, che è la stablecoin di Gate.io. Quindi la sale è esattamente come vi ho fatto vedere precedentemente. L'unica cosa che cambia è che invece di essere un VIP livello 1 superiore dobbiamo detenere questa valuta DAO in blocco per 10 giorni e per acquistare il token servirà avere USDG. Entrambe le valute le possiamo comprare direttamente su Gate.io alla voce mercato. Vedete, se andate in ricerca mettete DAO, potete scambiare DAO con USDT o Ethereum
e se invece volete comprare USDG, che è la valuta, la stablecoin di Gate.io, la potete tradare con USDT. Comunque tutto quello che ho appena spiegato lo trovate nell'impaginazione della startup. Come potete vedere, fornitura 625.000 POG, prezzo 0,08 centesimi di dollaro, valuta di pagamento USDG, valuta di blocco DAO. Il limite massimo individuale è 20k DAO e ovviamente in base a quanti DAO noi andiamo a bloccare ci verrà riconosciuta una parte di un quantitativo di token che potremo andare ad acquistare. E qua sotto vi fa alcuni esempi di calcoli ipotetici per andare a capire quanti token potremo poi acquistare. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento. Fatemi sapere nei commenti qua sotto se utilizzate la funzione startup per quanto riguarda Gate.io, se state utilizzando anche la funzione Launchpad su Binance, con quale delle due vi trovate meglio e con quale delle due per ora state riuscendo a fare i maggiori profitti. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, a lasciarmi un like per supportare il mio lavoro, aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e in ultima cosa, ma non per questo meno importante, se avete piacere unitevi anche alla nostra community di Telegram. Ciao a tutti, alla prossima!